Iniziamo facendo 24 catenelle, lasciando però un po' di filo in più all'inizio. Vedrete in seguito cosa serve. Servirà per rifinire meglio il fondo, non è però una cosa obbligatoria, potete utilizzare il vostro metodo tradizionale, quindi facendo un cappietto iniziale. Io faccio invece in questo modo: prendo il filo, questa è la parte con la fine, ok? Lo arrotolo qui intorno al dito, entro nel cappietto, diciamo, che si è formato, prendo il filo e lo tiro su, e ora faccio la prima catenella utile. Tiro adesso questo filo e come vedete si è formata una catenella senza che ci sia quel fastidioso nodino all'inizio. Bene, procedo così fino ad ottenere 24 catenelle. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, ok, va appena eseguito le 24 catenelle e adesso vado a marcare la seconda a partire dall'uncinetto, questa qui, e la seconda a partire dal filo iniziale, quindi questa qui. Questi due marcapunti indicheranno quali sono le maglie centrali del lavoro, quindi quelle dove non ci saranno mai aumenti. Iniziamo invece con questa catenella. Qui io farò 2 maglie basse. La prima sarà sostituita da una catenella e sarà poi ricostruita in seguito, vedremo come, e la seconda maglia bassa la faccio qui dove c'è la primissima maglia, la vado a marcare con questo marcapunti rosso per indicarci l'inizio del giro. Cominciamo adesso con le 22 maglie basse della parte centrale. 1, 2, 3, 3. Qui nella prima catenella faremo adesso 3 maglie basse. Ora 22 da quest'altra parte, entro qui, vedete, qui dove c'è questo buchino, tolgo il marcapunti per farvi capire meglio e poi lo rimetto qui, vedete? Rimetto il marcapunti, già che ci sono lo metto anche da quest'altro lato nella maglia corrispondente, lasciando le 3 della curva, 1 2 3, quindi qui e faremo 22
maglie basse, compreso questa. E questa è la 22esima. Tolgo il marcapunti, lo rimetto, da quest'altra parte anche metto il marcapunti nella maglia corrispondente, ok? E come abbiamo fatto dall'altra parte, nell'ultima maglia, vi ricordate qui ci sono 3 maglie tutte assieme, anche qui ne dovremmo avere 3. In questo momento ne abbiamo 1 e 2, quindi facciamo anche la terza. Quindi la terza la faremo qui, guardate bene, qui, non qui, non qui, ma qui, da dove è partita la prima, e facciamo la terza maglia bassa. Vi faccio vedere. Quindi abbiamo una maglia bassa, 2 maglie basse e la terza. In realtà questa non è una vera maglia bassa, ma è semplicemente una catenella. Per farla diventare una maglia bassa lo faremo con la chiusura invisibile. Quindi allungo un po' il cappietto, entro qui da dietro nella prima maglia utile, nella prima maglia completa, prendo il cappietto e lo porto sul retro. Aggiusto un po'. Lo tiro magari un po'. Entro adesso da sotto, vedete, sotto a queste 2, entro qui nella maglia, prendo il filo e lo tiro avanti, eccolo qui. Dopodiché entro di nuovo nel cappietto precedente e tiro su. In questo modo abbiamo fatto la prima maglia del secondo giro e lo vado a marcare. In questa maglia cominciamo gli aumenti, quindi ci saranno 2 maglie per ogni punto, 2 in questa maglia, 2 in questa maglia e 2 in quest'altra. Facciamo una seconda. Due maglie basse qui. Ti chiedo scusa, ma devo entrare all'interno della maglia perché lavorerò con un punto maglia, cioè punto basso centrato, quindi all'interno qui dove ci sono, dove c'è questa specie di V, ok? Entro dentro e creo 2 maglie basse.
una e due. È un po' difficoltoso con il cordino soprattutto, ma dopo un po' ci si prende la mano, ok? 2. Abbiamo già gli aumenti da questa parte, ne manca soltanto un aumento, lo faremo dopo. In questa prima maglia delle 22 invece ne faremo una sola, sempre centrato. Controlliamo sempre che da dietro sia entrata nella maniera corretta. Una e la segniamo. Due. Tre. Quattro. E via dicendo fino alla fine. Ecco, la 22esima, dove c'è il marcapunti, lo tolgo per comodità. E lo rimetto. Ci sono adesso le 3 maglie dove andremo a fare gli aumenti, 1, 2 e 3, quindi 2 maglie qui, sempre nella parte centrale della maglia, quindi qui. Una. E 2. In quest'altra, quindi qui, vedete? E qui. Una e 2. E qui, nella terza, altre 2. Una e 2. Gli aumenti per questo giro sono stati fatti da questo lato, ne dovremo completare un altro qui, un altro qui. Ora 22 da questa parte. E rimettiamo i marcapunti. E continuo così fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Mi sono appena resa conto di una cosa: io sto dando per scontato che chi guarda questo video conosce il punto maglia, sa come realizzarlo, però effettivamente forse alcuni di voi non lo sanno, quindi ve lo mostro velocemente. Normalmente per creare un punto basso l'uncinetto si infila qui sotto a queste 2 asoline, giusto? Qui. Punto maglia, che viene chiamato anche punto basso centrato, in realtà l'uncinetto va infilato non qui dove ci sono le asoline, ma subito sotto, cioè dove c'è questa V all'interno del punto sottostante.
quindi si infila qui. Io controllo dietro anche perché devo uscire sotto alle 2 asoline all'interno di questa V, ok? Qui e qui. È in questo modo che viene realizzato il punto maglia. È un po' fastidioso sinceramente, soprattutto quando si fa con il cordino, però l'effetto finale poi è davvero bello. Quindi continuo. Ecco, sono arrivata all'ultima delle 22. Rimetto il marcapunti e per avere anche qui 3 aumenti devo fare qui 2 maglie basse. Una e 2. E siamo arrivati alla fine del giro. Allungo un po' per la chiusura invisibile, tolgo il marcapunti. Entro qui nella prima maglia completamente costruita. Entro all'interno della maglia qui sotto alle 2 asoline, prendo il filo, l'altro cappio ed ecco la prima del nuovo giro. Allora, questo giro d'aumenti sarà così: una maglia ed un aumento, una maglia ed un aumento. Quindi la prima maglia l'abbiamo già, nella successiva, cioè in questa, faremo l'aumento. Ora una maglia ed un aumento, quindi qui. Tolgo il marcapunti per la prima delle 22 maglie centrali. Rimetto il marcapunti e continuo così fino ad arrivare alla 22esima. Sto per fare la 22esima, quindi tolgo il marcapunti
rimetto e adesso gli aumenti. Come abbiamo fatto dall'altra parte, ci sarà una maglia più un aumento, una maglia, un aumento, una maglia ed un aumento. Quindi qui una maglia, qui una maglia, ora un aumento, una maglia, ed un aumento, l'ultimo da questa parte. Ecco qua, gli aumenti sono stati fatti tutti. Ora tolgo il marcapunti e faccio 22 maglie da quest'altro lato fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Facciamo la 22esima. Quindi la sequenza di aumenti per questo giro era una maglia ed un aumento, quindi facciamo una maglia, ed un aumento. Giro completato, chiudiamolo nel solito modo. Quindi all'interno qui della maglia, e riprendo il cappietto dietro. Ho lasciato il cappietto un po' largo forse, vabbè, ma non importa. Marchiamo. Ora la sequenza degli aumenti saranno così: 2 maglie basse e un aumento. Quindi la prima ce l'abbiamo già, la seconda è questa, e ora faremo l'aumento qui. Due maglie normali, chiamiamole così, una e due,
ed un aumento, quindi qui ed ora iniziamo di nuovo le 22 maglie centrali. La prima, la seconda e via dicendo. Ci vediamo dall'altra parte. Ho appena fatto la 22esima maglia, vado a rimettere il marcapunti e ricominciamo con la sequenza di prima, quindi 2 maglie basse ed un aumento. Una, 2, l'aumento qui, di nuovo 2 maglie normali, e 2 ed un aumento, di nuovo 2 maglie, ed un aumento nell'ultima maglia disponibile prima del marcapunti. Una e 2 nella stessa maglia. Finiti gli aumenti, inizio di nuovo 22 maglie centrali. Ho appena finito la 22esima maglia, quindi ricominciamo con gli aumenti per quest'ultima parte di giro. Avevamo detto 2 maglie, quindi 1 e 2, ed un aumento. Giro completato, chiudiamo nel solito modo, tiriamo un po'. Entriamo qui nella prima maglia, prendiamo il filo, il cappietto precedente e chiudiamo.
ormai dovrebbe essere chiaro. La segniamo sempre con il marcapunti rosso. Adesso giro di aumenti, dovrà essere con questa sequenza, quindi 3 maglie e un aumento, 3 maglie, un aumento, 3 maglie ed un aumento. Per evitare però di formare un po' delle punte, andando avanti col lavoro c'è questo rischio, gli aumenti saranno un po' sfalsati, quindi non farò 3 maglie più l'aumento, ma inizierò direttamente qui con l'aumento. Un aumento, 3 maglie, un aumento, 3 maglie. E siamo arrivati alla parte finale degli aumenti per questo lato. Di nuovo 22 maglie centrali e arrivo alla fine del giro. Fatta la 22esima, facciamo adesso come abbiamo fatto da questa parte e anche dall'inizio qui, un aumento e poi 3 maglie. Quindi un aumento e 3 maglie. E siamo arrivati alla fine del giro. Sono il solito metodo. Qui. Adesso dovremmo fare 4 maglie tra un aumento e l'altro. Ecco qui la prima maglia di questo giro. Adesso faremo 4 maglie ed un aumento, quindi la prima ce l'abbiamo già, la seconda, siamo a 2, aggiustiamo un po' magari, 3, 4 ed un aumento. Ora faremo 4, cioè 1, 2, 3, 4 ed un aumento.
le solite 22 maglie fisse. Appena fatta la 22esima ricominciamo con gli aumenti, quindi 4 maglie ed un aumento, 1, 2, 3, 4 e l'aumento, di nuovo 4, 1, 2, 3, 4 e l'aumento, di nuovo 4, 1, 2, 3, 4 e l'aumento, l'ultimo da questa parte. Ok, ci vediamo quando arrivo qui. Allora, finiamo il giro. Se vi ricordate, abbiamo iniziato facendo 4 maglie basse ed un aumento, finiamo il giro nello stesso modo, quindi 4 maglie e poi l'aumento, 1, 2, 3, 4 e nell'ultima maglia facciamo l'aumento e abbiamo finito anche questo giro. Ecco qui, tiriamo un po'. Quindi adesso faccio 3 maglie, 1, 2, 3, un aumento, lo voglio far capitare qui questa volta,
e poi 2 maglie basse. L'importante è che ci siano comunque 5 maglie basse ed un aumento, ok? Lo faccio solo nel un posto diverso da quello che dovrebbe essere secondo il metodo classico, quindi 1 2 3, un aumento, un aumento e 2, quindi 1 e 2. Ok, un aumento, poi 2 più 3, sempre 5. Ricominciamo sempre nello stesso modo, quindi 3, 1, 2, 3 ed un aumento, e le ultime 2 per completare la sequenza. 1 e 2. Spero di essere stata chiara. Ok, dopo aver fatto le maglie centrali facciamo gli aumenti anche da questo lato, seguendo la stessa sequenza che abbiamo fatto da quest'altra parte, quindi 3 maglie e un aumento e poi 2 maglie, 3 maglie, un aumento e poi 2 maglie, quindi 3 maglie, 1 2 e 3, un aumento e 2 maglie. Di nuovo 3 maglie, 1 2 3 maglie, un aumento e 2 maglie per completare la sequenza, quindi 1 1 2 ed abbiamo completato anche questa sequenza. Di nuovo 3 maglie, 1 2 e 3, un aumento e 2 maglie. Quindi come vedete tra un aumento e l'altro ci sono comunque 5 maglie, quindi 1 2 3 4 e 5, poi c'è l'aumento e poi 1 2 3 4 5, poi c'è l'aumento. Ok, finiremo adesso il giro così come l'abbiamo cominciato, quindi con 3 maglie, 1
2 e 3, un aumento, e le ultime 2 maglie, quindi 1 e 2. Anche questo giro abbiamo completato. Questo è l'inizio dell'ultimo giro. Ora dobbiamo farne 6 di maglie tra un aumento e l'altro, quindi la prima ce l'abbiamo già, la seconda, la terza, la quarta, quinta, e l'ultima, ed un aumento. Di nuovo ne faremo 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'ultimo sarà un aumento. L'aumento qui, e ci vediamo dall'altra parte. Bene, siamo arrivati agli ultimi aumenti, quindi 6 maglie più un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed un aumento. Di nuovo 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e di nuovo un aumento.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'ultimo aumento. Siamo arrivati alla fine. Come potete vedere ci sono 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi faremo le nostre 6 maglie basse ed un aumento. Abbiamo finito la base, ora vado semplicemente a rifinirla. Ok, arrivata a questo punto tiro indietro il cappietto, infilo l'ago qui, non più nella parte centrata della maglia ma qui, prendo il filo, lo porto sul davanti e invece di prendere il cappietto qui come abbiamo fatto nelle volte precedenti, aspetta, spero che lo porto un pochino più avanti altrimenti si perde, magari mi aiuto con un marcapunti per tenerlo fermo, ecco qui. È un po' complicato questo passaggio, però è per poterlo rifinire meglio. Ok, entro qui e prendo adesso il cappietto, infilo l'uncinetto nel cappietto e prendo il filo da dietro facendo in questo modo. Il marcapunti non mi serve più, facendo tutte maglie bassissime tra una maglia e l'altra. Dovremo cercare di farle quanto più omogenee possibili, tutte più o meno della stessa misura. Ci vediamo quando arrivo qui. Bene, siamo arrivati a questo punto da dove abbiamo cominciato e ora vado a finire questa parte con una chiusura invisibile ma con il filo tagliato. Vi faccio vedere come. Quindi allungo un po', taglio qui, tiro fuori e utilizzo un ago tirafettuccia.
vado a ricostruire praticamente la maglia. Ho messo un marcapunti per farvi vedere dove dovrà uscire il filo, quindi ricostruiamo qui ed esce qua. Vedete? Ecco, sul davanti è ricostruita perfettamente. Ora ricostruiamo un po' la parte del retro. Ecco, deve finire, guardate, questa deve finire qui dentro e andrà poi nascosto il filo sul retro. Dopo aver ricostruito le maglie, come vedete anche sul retro è perfettamente ricostruita, andiamo a nascondere il filo dietro. Continuo per qualche punto. Dopodiché vado a tagliare e a bruciare questa parte. È rimasto adesso da rifinire questa parte centrale. Vi ricordate, abbiamo lasciato questo filo un po' più lungo per questo motivo. Ok, allora entro un po' più indietro rispetto al primo buco, un po' più qui, prendo il filo che è sotto e lo faccio uscire qui sopra sulla parte davanti. Ora entro effettivamente nel primo buco, prendo il filo dietro, lo tiro su e ci faccio una maglia. Di nuovo entro nel secondo buco, prendo il filo dietro, lo tiro su e faccio un'altra catenella o maglia bassissima. Di nuovo un'altra maglia bassissima e così via fino a riempire tutti i vuoti, a rifinire meglio la base. Continuo così fino alla fine. Una volta arrivata a coprire l'ultimo buchino, tiriamo su il filo e lo andiamo a nascondere.
e così avremo rifinito la parte della base. Ecco, andiamo a nascondere il filo. Andiamo a nascondere il filo che poi bruceremo. Ok. Così non si scioglierà più. Questa è la base della mia prossima borsa. Misura all'incirca 23 centimetri e mezzo per 9 centimetri e mezzo.